Per poterti aiutare ad arredare casa in modo che ti rappresenti al 100%, devo assolutamente conoscerti bene. È una cosa imprescindibile. Il perché e cosa succede se saltiamo questo passaggio te lo spiego in questo video. Ciao, benvenuta su questo canale. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Dicevamo all'inizio, per aiutarti ad arredare una casa che ti rappresenti al 100%, devo conoscerti davvero. Non si tratta, stai tranquilla, di psicanalizzarti e tantomeno di farmi i fatti tuoi, ma per aiutarti ad arredare bene devo conoscerti per forza davvero. Non si tratta però nemmeno di avere due nozioni in croce come, faccio un esempio, amo lo stile moderno e amo il colore verde. E no, davvero, non è sufficiente se vuoi che il risultato sia una casa che parla di te, che ti rappresenti nel profondo e dove poter veramente staccare la spina dal mondo esterno. Questo che cosa comporta? Che avremo bisogno di un piccolo periodo di conoscenza iniziale, che non significa che dobbiamo frequentarci per forza, stai tranquilla. Ci vedremo di persona se possibile o via Skype e mi racconterai un po' di te, di ciò che ti piace, ma soprattutto come vorresti vivere la casa e quali sono le tue precise esigenze. Poi, come detto nel penultimo video, aprirò una cartella Pinterest assolutamente personale fra me e te, in cui tu potrai mettere qualunque immagine ti piaccia. Anche qui non devono per forza essere immagini che riguardano la casa, ma anche hobby, abbigliamento o posti che ti piacciono. Davvero tutto quello che ti attrae e soprattutto che ti provoca un'emozione. Questo mi permetterà di capire moltissimo su di te senza invadere la tua privacy. Che cosa succede se non facciamo questo? Beh, io per aiutarti, come dicevo prima, ho proprio bisogno di conoscerti davvero. Quindi di solito se un possibile cliente non vuole investire un po' di tempo in questa fase, preferisco non prendere il lavoro. E ora ti spiego perché, che cosa succederebbe se io invece accettassi il lavoro e non ti conoscessi, come dicevo prima. Supponiamo che appunto mi chiedi un aiuto per arredare casa tua e mi dai una piantina dicendomi, riprendendo l'esempio di prima, amo lo stile moderno e il colore verde. Magari aggiungi anche che sei una persona che ama ricevere degli amici in casa e poi basta. Io accetto questi assunti e lavoro su una casa moderna con il colore verde che sia funzionale a ricevere ospiti. Quando ti presento il progetto, facilmente però non ti convincerà del tutto. E allora ripartiamo con mille e mille modifiche che spesso non riesci a descrivere poi con chiarezza. Questo perché? Perché, come ho detto altre volte, difficilmente la tua personalità si può racchiudere in un esempio semplice come amo il moderno, il colore verde e ricevere gli amici. Se infatti fai una prova e apri una cartella Pinterest o guardi quelle che hai già, vedrai come le cose che ti piacciono e ti attirano sono anche molto diverse tra loro. Difficilmente racchiudibile, come ho detto, nel semplice esempio di prima. Ci saranno colori, stili a cui magari non avevi pensato e che non mi avresti mai detto. E la tua casa deve contenere tutta la tua personalità unica, tutto ciò che ti emoziona. Vedere tutte queste immagini mi aiuterà a capire meglio chi sei e a porti le domande giuste per poter fare un progetto mirato che davvero ti possa rappresentare. Se è vero che siamo bombardati da mille immagini che possono anche distrarci, lo sappiamo, è anche vero che possono dire molto su di noi, sui nostri gusti e sul nostro modo di essere. Per me questo passaggio di ascolto è assolutamente importante, perché se no non farei un buon lavoro per te. Per aiutarti ad arredare bene la tua casa, perché ti rappresenti al 100%, io devo assolutamente conoscerti davvero.
Se non facessi così, oltre a mostrarti progettazioni che non ti convinceranno, sai anche qual è il rischio? Che ti dia suggerimenti fuori luogo. Ora mi spiego. Non sapendo con esattezza tutto ciò che ti piace e vedendo che quel poco che mi hai detto non è sufficiente, è inevitabile che proverò a darti suggerimenti basati sulla mia esperienza. Il problema è che poi magari ti lasci anche influenzare, magari riesco a trovare qualcosa che soddisfa i tuoi occhi, ma poi alla fine, come sempre, rischia di non rappresentarti e quindi ti ritroverai dopo un po' in una casa dove senti che c'è qualcosa che non va. Davvero vogliamo rischiare? Non è meglio investire un po' di tempo per dirmi chi sei e poi riuscire ad avere una casa che ti rappresenta al 100%? Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento e ricordati di iscriverti al mio canale senza dimenticare di attivare anche la campanellina, così sarai avvisata quando verrà pubblicato il prossimo video. Io ti auguro un buon proseguimento, a presto, ciao!